Oh, guardate cosa ho trovato sul mio balcone. Questa è una cettonia aurata o dorata che dir si voglia. E adesso vediamo un attimo di guardarla nel dettaglio. È questo coleottero, fa parte della famiglia degli scarabei, è utile al compost. Per chi fa il compost come me, diciamo che fa un po' le sue larve, fanno un po' il lavoro che fanno i lombrichi. Mangiano quello che trovano e con i loro scarti vanno a rendere più utilizzabili gli elementi che ci sono nella terra per le piante. E a differenza delle larve di altri coleotteri simili, non mangiano le radici delle piante. Sono grossi, si nutrono di nettare dei fiori, sostanze dolci, per cui se il fiore ha una situazione, ha la parte dolce un po' più all'interno, per raggiungerla distruggono il fiore, perché sono un po' grossi tendenzialmente, ma al di là di qualche tipologia di fiore non creano problemi, anzi hanno la funzione di impollinare il fiore, no? Allora, la vediamo, ha le litre verdi normalmente, metalliche, con quelle righette bianche particolari che la distinguono. La parte davanti è un po' sul verde, un po' sul bronzeo, un po' più sul bronzeo, e ha queste antennine che finiscono a palline, non sono ramificate, e non ha i ciuffetti bianchi laterali dietro. Ha una grandezza circa di 2 centimetri, quindi abbastanza importante, e le vedete le righette bianche. Le litre arrivano a coprire quasi tutto il corpo. Quelle righettine bianche, diciamo che è la parte più distintiva. Qui si vede anche meglio la differenza dei colori tra le due parti davanti e il punto in cui partono le litre, che è un po' più sul verdastro. A distanza ci rendiamo anche un po' più conto della grandezza, vediamo che le litre arrivano fino alla fine del corpo, resta fuori qualche millimetro. E adesso vediamo, ecco, questa invece è la cattivona, è il coleottero giapponese, la japonica, e mi dispiace che morta stecchita si è anche divisa a metà, ma guardate qua, questi sono i due ciuffetti insieme ai laterali che distinguono questo coleottero, che è molto invasivo e pericoloso per le piante. Le litre finiscono molto prima, hanno un colore marroncino e resta un po' più piccolo rispetto alla nostra cettonia. La parte davanti è sempre un verdino, e vedete qua i laterali bianchi, questi ciuffetti bianchi che sono molto evidenti, caratterizzano questo tipo di coleottero. Questa è pericolosa perché le sue larve si cibano anche delle radici delle piante, e questo stesso coleottero d'adulto si ciba di tutto, distrugge le piante. Oltretutto le troviamo in quantità, si riuniscono in grandi quantità, ecco perché in alcuni comuni, non in alcuni comuni, in tutti i posti in cui la troviamo, è stata importata dal Giappone accidentalmente probabilmente, e i comuni a difesa dicono di ucciderle. Allora, se sono pochi esemplari,
li si prende manualmente, li si mette nell'acqua e sapone, dicono, almeno il mio comune dice così. Se sono tanti esemplari invece bisogna chiamare il comune, che ci penseranno loro, perché è veramente devastante e non si può purtroppo per loro far finta di nulla. Questa è volata via con i venti degli ultimi periodi, morta da chissà dove. Riguardiamo un attimo la nostra cettonia, quindi adesso vediamo, vedete le differenze di colore, le litre. Ecco, quindi la popiglia japonica no, teniamoci invece la nostra cettonia aurata, che qualcosa di buono qua e là lo fa. Ok? Ciao ciao!